Preferite osservare con la mano leggermente tremolante, magari dopo una lunga camminata utilizzando il vostro binocolo tradizionale, oppure godervi un'immagine stabile, rilassata, quasi immobile, grazie a un binocolo stabilizzato? Buongiorno a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester nel settore degli strumenti ottici e digitali dal 1997 e oggi vorrei parlarvi proprio dei pregi e dei difetti dei binocoli stabilizzati. Come sempre su Binomania troverete anche un articolo approfondito, ma in questo video cercherò di darvi un punto di vista pratico, concreto, maturato sul campo. Quindi ragazzi, sedetevi comodi, se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale perché noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! Come potete vedere ho qui con me due binocoli stabilizzati decisamente interessanti, il Canon 10x42 e il nuovo Fujinon 20x40. Del primo trovate già una video recensione completa qui sul canale, mentre del Fujinon vi parlerò in modo approfondito la prossima settimana. Questo però vi fa già capire una cosa importante. Oggi infatti esistono binocoli stabilizzati praticamente per tutte le esigenze e anche per tutte le tasche. Si parte infatti da modelli compatti anche da 10x con obiettivi da 25 mm, come ad esempio il Nikon di cui vi ho parlato qualche mese fa, fino ad arrivare a strumenti molto più performanti come i Kite Optics da 50 mm o addirittura il mastodontico Zeiss 20x60. Ma perché nascono i binocoli stabilizzati? La teoria è semplice. Nell'uso a mano libera, già oltre i 10 ingrandimenti, il tremolio diventa evidente e questo effetto non dipende solo dalla mano, entra infatti in gioco la stanchezza, la postura, persino il battito cardiaco. Quindi un binocolo stabilizzato interviene proprio qua, perché vi permette di ottenere un'immagine molto più ferma, senza dover utilizzare un treppiede. E questo quindi significa sul campo anche una cosa molto pratica, meno peso da trasportare, perché altrimenti con un classico 12x o 15x sareste quasi obbligati a portarvi dietro anche un treppiede. Adesso vi parlo brevemente dei sistemi di stabilizzazione, perché non tutti i binocoli stabilizzati funzionano allo stesso modo e capire queste differenze secondo me vi aiuterà anche a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. I più diffusi oggi sono i sistemi elettronici attivi, come quelli utilizzati dalla Canon o da Fujinon Nikon. In questo caso ci sono dei sensori che rilevano i movimenti della mano e un elemento ottico interno, che può essere una lente oppure un prisma, si va a muovere in tempo reale per compensarli. Un esempio molto interessante, ad esempio, è quello della Canon, che utilizza un prisma a variazione d'angolo. In pratica non si muove il binocolo, ma viene deviato il percorso della luce e il risultato quindi è un'immagine molto stabile con una risposta praticamente immediata. Poi esistono sistemi completamente diversi, come quello del celebre Zeiss 20x60, dove non c'è elettronica, non ci sono batterie, ma solo meccanica di altissima precisione. I prismi in questo caso sono montati su un sistema cardanico e stabilizzati attraverso un bilanciamento molto sofisticato, quindi è un approccio affascinante che definirei quasi analogico e che va a restituire un'immagine estremamente naturale a fronte comunque di peso, costo e complessità decisamente elevati. Ci sono poi soluzioni meno diffuse, come alcuni modelli russi, ad esempio vi ricorderete sul canale il Farvision, ormai fuori produzione, che utilizzano sistemi di smorzamento magnetico. In questo caso i movimenti sono attenuati grazie all'azione dei magneti, con un comportamento che ricorda in parte quello dello Zeiss, ma con una realizzazione più semplice. Poi ci sono sistemi basati su veri e propri giroscopi meccanici, simili a quelli utilizzati in ambito militare o navale. Erano molto efficaci, ma anche molto pesanti, complessi e poco pratici nell'uso quotidiano. Quindi in sintesi possiamo dire che oggi la maggior parte dei binocoli stabilizzati utilizza sistemi elettronici più leggeri, più compatti e più immediati, mentre le soluzioni meccaniche rappresentano ancora una nicchia affascinante ma decisamente molto specialistica. Partiamo adesso da un ambito dove i binocoli stabilizzati stanno diventando sempre più apprezzati, ossia il birdwatching.
e in particolare l'osservazione dei rapaci. Infatti chi di voi come me osserva falchi, poiane, aquile eccetera lo sa bene, perché spesso si tratta di soggetti distanti, in movimento e osservati per lunghi periodi, e in queste condizioni il primo limite non è il binocolo ma la nostra mano. Dopo qualche minuto infatti il tremolio aumenta, la fatica si fa sentire e diventa difficile cogliere più dettagli più fini, ed è proprio qui che entra in gioco la stabilizzazione. Perché? Un binocolo stabilizzato vi permette di seguire un rapace in volo senza essere vincolati a un treppiede. Questo quindi significa maggiore libertà di movimento, maggiore rapidità nel puntamento e soprattutto la possibilità di adattarsi in tempo reale ai cambi di direzione. Pensate ad esempio a quando un rapace passa tra i rami, oppure quando cambia improvvisamente quota. Con un sistema poggiato sul cavalletto sareste comunque più limitati nei movimenti. A mano libera invece potete reagire immediatamente. E poi c'è anche un altro aspetto fondamentale, e sia la possibilità di utilizzare ingrandimenti elevati. Con un binocolo tradizionale, infatti, come vi ho già detto, 12-15x, diventa molto difficile mantenere un'immagine stabile. Invece con uno stabilizzato potete arrivare, come in questo caso, anche a 20x, mantenendo una visione decisamente più ferma. Questo si traduce in una migliore lettura dei dettagli, la forma delle ali, il piumaggio e anche a grande distanza. Certo, ovviamente non è tutto perfetto, perché nell'inseguimento di soggetti molto rapidi alcuni sistemi di stabilizzazione possono risultare leggermente meno naturali, con una sensazione di aggancio-sgancio, diciamo così, dell'immagine. Ma nella maggior parte delle situazioni reali, soprattutto con i rapaci in veleggiamento, diciamo così, o in termica, i vantaggi superano ampiamente gli svantaggi. Quindi, secondo me, per il birdwatcher un binocolo stabilizzato significa più libertà, meno fatica e la possibilità concreta di osservare di più e meglio. Un altro ambito interessante dove i binocoli stabilizzati possono fare davvero la differenza è l'osservazione del paesaggio. Pensate ad esempio a una situazione molto tipica, una lunga camminata, magari in montagna, raggiungete la cima e davanti a voi si apre un panorama straordinario. In quel momento avere quindi un treppiede non è sempre comodo e spesso semplicemente non l'avete portato. Invece con un binocolo stabilizzato avete la possibilità di osservare anche alti ingrandimenti direttamente a mano libera, e qui poi entra in gioco ad esempio un 20x, un ingrandimento che normalmente richiederebbe un supporto stabile e che per dettaglio come un bello spot e scope a 25x. Con un binocolo stabilizzato quindi potete ottenere un livello di dettaglio molto elevato in un formato che comunque è decisamente compatto e trasportabile. Questo significherà per voi poter leggere meglio il paesaggio, distinguere sentieri lontani, osservare animali a grande distanza, analizzare pareti rocciose e altro ancora. Oppure semplicemente godervi dei particolari che con un classico 8x rimarrebbero invisibili. Poi c'è anche un aspetto legato al comfort, perché è un'immagine più stabile e anche meno affaticante, soprattutto durante le osservazioni prolungate, quindi potete soffermarvi molto di più sul dettaglio, esplorare con calma, senza quelle continue microvibrazioni che alla lunga stancano la vista. In questo contesto direi che i binocoli stabilizzati sono quasi un'alternativa leggera al telescopio d'osservazione, meno ingombranti, più immediati e soprattutto sempre pronti all'uso. Ovviamente anche in questo caso esistono dei compromessi, ma quando si tratta di osservazione del paesaggio la combinazione ingrandimenti medi e stabilizzazione può veramente cambiarvi l'esperienza osservativa. Veniamo adesso a un contesto molto interessante, per certi versi secondo me che potrebbe essere controintuitivo e magari aprire polemiche, ossia l'osservazione al crepuscolo. Tradizionalmente in queste condizioni si consigliano binocoli come i 7x42 e gli 8x56, quindi strumenti crepuscolari pensati per massimizzare la luminosità e facilitare l'osservazione con poca luce. E ogni volta che dico a qualcuno che personalmente mi trovo molto bene anche con un 10x42 al crepuscolo, spesso li vedo che scuotono la testa, ma vi invito davvero a fare una prova sul campo, perché quando attivate lo stabilizzatore, quello che mi piace definire è quasi un pulsante magico, succede qualcosa di molto interessante, perché l'immagine diventa più stabile ed è proprio per questo più facilmente interpretabile dal cervello. Quindi al crepuscolo infatti non è solo una questione di quantità di luce, ma anche di qualità della percezione. E un'immagine che vibra meno è un'immagine che il nostro sistema visivo riesce a leggere meglio. E il risultato nella pratica è sorprendente, perché l'immagine appare più nitida, più leggibile, ma anche più luminosa. Non perché entri più luce, ma perché quello che c'è è sfruttato meglio.
È uno di quei casi in cui la teoria non racconta tutto, mentre l'esperienza diretta fa davvero la differenza. Insomma, ragazzi, provare per credere. Parliamo adesso dell'utilizzo astronomico, un ambito dove personalmente trovo che i binocoli stabilizzati possono dare davvero grandi soddisfazioni. Ad esempio apprezzo molto il 10x42 della Canon per il suo campo piatto fino al bordo, con stelle piccole e puntiformi molto incise. Detto questo, ritengo però che in astronomia avere qualche ingrandimento in più possa fare la differenza, ed è proprio per questo che sono molto curioso di testare a fondo il nuovo Fuji 20x40, di cui vi parlerò prossimamente. In linea generale vi dico che anche in astronomia valgono un po' le stesse considerazioni fatte finora, perché il grande vantaggio è sempre lui, quindi la possibilità di osservare senza treppiede, magari semplicemente sdraiati sul lettino solare in una posizione rilassata, iniziando a esplorare il cielo in modo immediato. Con ingrandimenti medi, quindi 15, 18, 20x, potrete già osservare ammassi stellari, qualche galassia e tanti altri oggetti del profondo cielo, soprattutto se utilizzate binocoli con obiettivi da almeno 50 mm. E non dimentichiamoci poi una cosa fondamentale, perché il binocolo è lo strumento più immediato anche in astronomia. Molti astrofili giustamente scelgono binocoli angolati con oculari intercambiabili, ma si tratta di strumenti pesanti che richiedono montature e treppiedi spesso anche importanti. Un binocolo stabilizzato da 40, 50, 60 mm rappresenta invece una soluzione estremamente pratica. Lo prendete, uscite e osservate. Magari dopo una lunga escursione arrivati in un rifugio potete semplicemente alzare lo sguardo e godervi anche la Via Lattea, oppure ammirare una cometa senza preparazioni complesse. Insomma, se possedete già un buon binocolo 8x42, a volte non ha molto senso cercare solo qualcosa in più nello stesso formato, con una novità, ma affiancare invece un binocolo stabilizzato di medio-alto ingrandimento significa aggiungere un'esperienza completamente diversa anche al vostro kit osservativa, più immersiva, più dettagliata e soprattutto incredibilmente immediata. Ma come sempre non è tutto perfetto, perché se è vero che i binocoli stabilizzati offrono vantaggi molto evidenti, è altrettanto vero che presentano anche alcuni limiti, e molti di questi emergono chiaramente anche dalle esperienze degli utenti sul forum di Binomania, quando leggo nei miei gruppi social, eccetera. Rispetto a un binocolo tradizionale c'è il peso, perché uno stabilizzato è quasi sempre più pesante e più ingombrante, questo per via dell'elettronica e dei sistemi interni, e questo dopo una lunga escursione o durante un'osservazione prolungata potrebbe farsi sentire. In questo frangente preferisco tantissimo i Nikon compatti stabilizzati. Il secondo limite è la dipendenza dalle batterie. La stabilizzazione nella maggior parte dei casi, tranne ad esempio il Far Vision, richiede alimentazione, quindi dovete semplicemente ricordarvi di avere batterie cariche o di scorta. Non è un problema enorme alla fine, ma è comunque un fattore da considerare, soprattutto sul campo. C'è poi la questione del costo, perché la tecnologia di stabilizzazione è comunque complessa e questo si riflette inevitabilmente sul prezzo finale. A parità di budget, infatti, un binocolo tradizionale offre una qualità ottica pura superiore. Parte del costo viene assorbita dal sistema di stabilizzazione. Sempre restando nell'utilizzo pratico sul campo, c'è poi chi nota anche che durante il rapido cambio da soggetto a soggetto l'immagine impiega un attimo a stabilizzarsi completamente, con una breve fase di instabilità. E infine un tema importante è la complessità, perché un binocolo stabilizzato è a tutti gli effetti uno strumento più complesso di un binocolo ottico, quindi avrete componenti elettroniche e meccaniche e questo significa potenzialmente maggiore possibilità di guasti nei lungo periodi e magari costi di riparazione più elevati rispetto a un binocolo tradizionale, quindi questi sono fattori da tenere in considerazione. In sintesi, secondo me, i binocoli stabilizzati non sono la soluzione perfetta per tutto e per tutti, ma se utilizzati nel contesto giusto possono offrire un'esperienza veramente superiore. E come spesso accade in ottica, non esiste lo strumento perfetto in assoluto, ma quello più adatto al vostro modo di osservare. Direi che possiamo quindi giungere alla conclusione. Come avete visto, i binocoli stabilizzati non sono perfetti, ma nel giusto contesto vi possono aiutare soprattutto nel vostro modo di osservare, sia che si tratti di birdwatching, paesaggio, crepuscolo oppure astronomia. Offrono quindi una libertà e una comodità che sono difficili da ottenere con strumenti tradizionali. Il consiglio, come sempre, è uno solo: provate, provate e provate, perché è davvero l'esperienza sul campo a fare la differenza. Io ragazzi per oggi termino qui.
Spero che questo video intermezzo, perché avrei dovuto presentarmi un telescopio ma il tempo, come vedete, è inclemente, ho cercato di ideare questo breve video, chiamiamolo guida di Binomania sui binocoli stabilizzati. Vi invito come sempre a seguire questo canale, a seguire Binomania, dove trovate recensioni, decine di recensioni di binocoli anche stabilizzati. Venite a discutere con gli appassionati sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli, partecipate anche se volete al forum di Binomania. Inoltre, se volete aiutarmi a continuare la mia attività giornalistica indipendente, potete entrare in Binomania Inside e con un piccolo abbonamento di 5 euro al mese avete un accesso riservato dove condivido dietro le quinte del mio lavoro, anteprime esclusive, comparative e tanti altri contenuti che non vedete nella parte gratuita. Insomma ragazzi, un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Alla prossima!